Buongiorno, sono il dottor Massimo Balsano, ortopedico, attualmente direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale civile di Schio, vicino a Vicenza, il quale centro è anche il centro regionale di riferimento per la chirurgia della colonna vertebrale. Mi occupo di cura delle patologie vertebrali da circa 30 anni e ho vissuto e ho studiato molto la patologia vertebrale con stage non solo in Italia ma all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, in Francia e in Germania. L'argomento di quali vi voglio parlare è le scoliosi dell'età pediatrica, vale a dire tra la nascita e circa gli 8-9 anni di età. La scoliosi è una malattia della colonna vertebrale che si caratterizza per la deviazione tridimensionale, una deformità tridimensionale della colonna vertebrale. Cosa significa tridimensionale? Significa che le vertebre subiscono un processo patologico in cui si deformano e ruotano e quindi provocano una deformità non riducibile della colonna vertebrale che si manifesta molto facilmente ed è molto visibile proprio per il fatto che il bambino in questo caso risulta essere deforme nella colonna vertebrale, vale a dire con le spalle che sono asimmetriche, le scapole asimmetriche, i fianchi e il cosiddetto gibbo, che sarebbe l'espressione classica della malattia della colonna vertebrale. Le scoliosi pediatriche si possono dividere in scoliosi di tipo congenito, scoliosi di tipo neurologico e scoliosi di tipo idiopatico. La maggior parte delle scoliosi pediatriche sono di tipo, idiopatico, ma non bisogna neanche tralasciare le scoliosi associate ad una malattia neurologica che può essere conseguente a un danno cerebrale, quindi tipo una paralisi cerebrale infantile, o una distrofia muscolare. Le scoliosi neurologiche e le scoliosi di appartenenza muscolare sono scoliosi che insorgono di solito molto precocemente e si manifestano per una rapida evoluzione, per cui vanno trattate in maniera adeguata e molto in fretta, molto precocemente. Le scoliosi congenite invece, anche queste sono delle deformità tipiche dell'infanzia in cui per un difetto di differenziazione dei somiti vertebrali, cioè delle cellule primordiali della colonna vertebrale, per un difetto di differenziazione queste cellule poi provocano una formazione di parti anomale della colonna vertebrale, le quali vanno a costituire, per colpa di questa situazione, delle deformità. Anche queste vanno riconosciute precocemente e oggi molto spesso vanno anche trattate quasi quasi nei primi 2 anni di età. Infine abbiamo le scoliosi idiopatiche, che possiamo dividere in scoliosi a insorgenza precoce, in inglese early onset scoliosis, quindi le early onset di solito partono alla nascita, si evolvono nei primi 4 anni. E poi abbiamo le scoliosi juvenile, cioè delle scoliosi giovanili dai 4 agli 8-9 anni. È chiaro che prima appare il processo di deformità della colonna vertebrale, più grave può essere l'evoluzione. Più tardi compare la deviazione della colonna vertebrale, meno grave può essere questo a grandi linee, poi ci sono delle eccezioni. Le forme a insorgenza precoce sono di solito ben visibili già nei primi mesi di vita per la presenza di questi gibbi, di queste gibbosità sulla colonna vertebrale dell'infante, perché si vedono appunto delle situazioni asimmetriche che devono far già pensare alla famiglia che ci possono essere delle malformazioni della colonna vertebrale e quindi in questi casi subito il bambino va sottoposto a una visita specialistica ortopedica proprio per visualizzare con lo specialista la problematica. In genere gli esami che si effettuano per la diagnosi sono un esame ecografico e soprattutto radiografico che fa vedere esattamente la tipologia della curva, l'eventuale rotazione, che in genere è sempre presente, e l'evoluzione che può avere. Ho appena detto che l'evoluzione può essere molto importante, quasi nefasta in certi casi, però se riusciamo a fare una diagnosi precoce e quindi a una diagnosi precoce
segue un trattamento altrettanto efficace, avremo un miglioramento complessivo importante della deformità vertebrale e quindi anche un blocco della possibile evoluzione dell'aggravamento della deformità. Le scoliosi invece giovanili sono delle scoliosi che di solito insorgono quando la colonna vertebrale comincia a crescere in maniera abbastanza veloce, di solito tra i 4 e gli 8 anni. Anche queste vanno sempre ben indagate, diciamo, sia dalla famiglia stessa, che deve osservare sempre il bambino, che può essere durante il bagno, durante i giochi ludici, e dal pediatra, e anche in questi casi, nell'eventualità di ritrovare qualche deformità, qualche asimmetria della colonna vertebrale o della gabbia toracica, è evidente che una visita specialistica si impone per dare una giusta collocazione diagnostica del problema.